Salve a tutti e ben ritrovati, sono Michele Cammisa e oggi vorrei parlarvi della modellazione delle scale a chiocciola. L'argomento è piuttosto celebrato, anche in rete ci sono diversi video. Io vorrei affrontarlo in due sessioni. Intanto, diversamente diciamo, da ciò che è già disponibile in rete, vorrei tenere un approccio più pragmatico e più vicino alla realtà costruttiva, per cui la scala a chiocciola la costruiremo non come un modello all'interno di una parte, ma come un modello di assieme con i suoi componenti. A video sostanzialmente vediamo il risultato finale di quello che sarà la nostra modellazione. Adesso cominciamo subito con la modellazione del componente principale, che sarà il fianco laterale, che è un fianco in lamiera, mentre per quanto riguarda i componenti li prenderò già da modelli prefatti per risparmiare tempo. Quindi partiamo subito con il nostro modello, anzi scegliamo un modello di quelli del tutorial e partiamo subito con la modellazione. Prima operazione da fare è costruire delle eliche, quindi intanto partiamo dalla costruzione dei cerchi. Consideriamo un diametro di 1500 e da questi attiviamo il comando di elica. Supponiamo un passo di 1500 con una sola rivoluzione, un solo giro, e ipotizziamo un angolo di attacco 0, così andiamo a prendere un punto di riferimento semplice rispetto ai piani coordinati, e abbiamo ottenuto quindi la prima elica. Per costruire il fianco dovremo procedere con una lamiera di loft. Per avere una lamiera di loft dobbiamo avere due eliche sovrapposte da unire. Quindi costruiamo la seconda elica partendo chiaramente da un altro schizzo di cerchio distante, ipotizziamo 300 mm, quindi costruiamo il piano sul quale inserire questo schizzo. Possiamo riprendere direttamente il cerchio precedente e convertirlo. Anche in questo caso costruiamo la curva con le stesse condizioni di partenza, quindi sostanzialmente abbiamo due eliche che sono sfalsate di 300 mm. Procediamo giuntando le due eliche, però queste non possono essere prese così come eliche, ma devono essere convertite in schizzo 3D come vi ho già mostrato in un precedente tutorial. Quindi andiamo sul menu di schizzo, nello schizzo 3D selezioniamo un'elica e la convertiamo, chiudiamo lo schizzo e ne riapriamo un altro, sempre 3D, selezioniamo la seconda elica e la convertiamo. A questo punto giuntiamo le eliche con una funzione di loft, quindi andiamo a unirli e ipotizziamo uno spessore di 10 mm per questo fianco. Bene, diciamo che la fascia è già costituita ed è anche sviluppabile in piano, quindi da un punto di vista costruttivo è una modellazione corretta. Procediamo facendo i fori che serviranno poi per il fissaggio di questa nostra fascia. Intanto dobbiamo avere un riferimento preciso, per cui costruiamo un piano che ci dia una posizione angolare. Quindi intanto abbiamo bisogno di un asse. Nella geometria di riferimento selezioniamo asse e preselezionando i due piani otteniamo il nostro asse. Il nostro asse insieme con un piano, in questo caso il piano destro, ci consentirà di costruire un nuovo piano regolato secondo un angolo che andiamo a stabilire noi, per esempio 12 gradi e mezzo, e questo nostro piano sarà il piano sul quale costruiremo la feature di rivoluzione di taglio per il foro. Quindi attiviamo uno schizzo e costruiamo sostanzialmente un cilindro con una linea, un rettangolo, scusate, quindi un cilindro sarà la rivoluzione, con una linea di mezzeria che ci consenta di applicare un diametro che supponiamo di 10 mm,
e il posizionamento di questo oggetto sarà in funzione della posizione che questo piano intercetta sull'elicoide sostanzialmente. Quindi per ottenere questa linea di riferimento possiamo selezionare la faccia dell'elicoide, il piano e negli strumenti dello schizzo scegliere la curva di intersezione. Perfetto, questa curva di intersezione la terremo come geometria di costruzione. In questo modo potremo riferirci agevolmente a un punto che appartiene effettivamente a quella sezione, quindi 100 mm come quota parametrica. Se procediamo con la funzione di taglio e rivoluzione, vediamo che c'è un problema. Il sistema intanto non riconosce l'asse perché ne vede due, ma anche riconoscendolo ci darebbe comunque un problema, e il problema è semplicemente dovuto al fatto che esiste anche un'altra linea che ha intersecato il piano con l'elicoide, per cui la cancelliamo e a questo punto possiamo procedere al nostro taglio in rivoluzione. Scegliamo l'asse e operiamo. Quindi abbiamo ottenuto il nostro foro. Bene, creiamo una ripetizione lineare di questo foro in modo da ottenere anche il secondo fissaggio. Supponiamo di avere un interasse di 100 mm e procediamo. A questo punto c'è da effettuare la ripetizione lungo il fascione, e sostanzialmente questa operazione è quella più saliente della costruzione, perché ci consentirà anche di agganciare poi la ripetizione dei componenti gradini e degli altri componenti che avremo in assieme secondo lo schema elica. Quindi il tipo di ripetizione che si sceglie è la ripetizione guidata dalla curva, e sceglieremo come feature la ripetizione in modo da intercettare entrambi i fori, e come direzione possiamo scegliere un bordo o l'elica. Dovremo scegliere anche, trattandosi di una ripetizione nello spazio, non di una ripetizione lungo una curva piana, una faccia che è la faccia a cui i fori saranno perpendicolari, saranno normali. Assegniamo, per essere più corretti, un offset sulla curva che descrive le posizioni secondo l'elica, e procediamo. Abbiamo ottenuto la nostra ripetizione dei fori. Chiaramente il numero di istanze è modificabile, per il momento supponiamo che siano una dozzina su un passo di 2000, anzi facciamo di 2500, ma possiamo anche lasciarlo 1500, tanto il problema è sostanzialmente indipendente. Bene. A ripensarci forse è meglio rimettere una quota di 2005, perché gli altri componenti che ho già costruito sono realizzati per avere una gestione con una spaziatura di 2500 mm, quindi banalmente con un doppio clic modifichiamo la prima elica e anche la seconda. Con un CTRL Q riaggiorniamo. Ok, procediamo inserendo, quindi intanto salvando il nostro componente, chiamiamolo per esempio side per indicare che è un elemento laterale, e lo salviamo all'interno della cartella di esempio. Consideriamo adesso gli altri elementi, che sono per esempio la nostra barra centrale, che quindi andiamo già ad aprire, e da questa cominciamo a costruire il nostro assieme di riferimento.
scegliamo un template di partenza e inseriamo la nostra barra, un CTRL+Q per ricostruire, e inseriamo conseguentemente gli altri componenti. Possono essere per esempio il nostro side, quello che abbiamo già costruito, e lo inseriamo direttamente con l'invio. In questo modo, dati i riferimenti che avevamo in partenza, risulta già agganciato correttamente. A questo punto abbiamo bisogno di inserire la nostra pedana, il gradino, quindi inseriamo nuovamente il componente, il nostro gradino, il nostro step. Poi abbiamo bisogno di inserire il nostro supporto per vincolare il gradino, e inseriamo anche l'elemento verticale per il corrimano, e quindi successivamente inseriremo anche la balaustra. Bene, andiamo a vincolare i nostri elementi. Con comando di vincolo scegliamo un'opzione di vincolo multiplo e con riferimento alla nostra barra centrale assumiamo come concentrici sia il nostro supporto che la sede interna del gradino. A questo punto sarà opportuno regolare posizionare il nostro gradino e il supporto in modo corretto. Per far questo possiamo banalmente scegliere un piano di simmetria, quindi per quanto riguarda il nostro gradino, quindi step, lo esplodiamo e prendiamo il piano di mezzeria. Analogamente facciamo per il nostro supporto, quindi andiamo a esploderlo e prendiamo il piano centrale di simmetria. Bene, per vincolare il nostro gradino al fascione, andiamo a collegare la sede in cui ci andrà la vite di collegamento con il foro del fascione, quindi semplicemente una relazione di concentricità. Proseguiamo dunque inserendo gli altri elementi, che sono per esempio la nostra barra verticale, che possiamo già posizionare con una rotazione, in modo tale da avere maggiore semplicità poi nell'inserimento del vincolo. Vincolo che sarà di concentricità della sede conica con il passaggio del foro. Okay. Altrettanto possiamo fare per il foro in alto, essendo entrambi distanziati di 100 mm. A questo punto andremo a posizionare con un vincolo di tangenza il nostro fascione con la barra. Ok, possiamo procedere al montaggio dell'oggetto tramite i fissaggi, quindi le viti. Scegliamo in questo caso una vite a testa svasata inox. Dalla libreria EngineWorks carichiamo l'elemento e lo inseriamo con snap automatico del vincolo. Per capire la lunghezza dell'elemento possiamo cambiare la trasparenza alla pedana e valutare la posizione, quindi 40 mm sono sicuramente troppi, 35 sono sufficienti. Ok, procediamo, rimettiamo in modalità di ombreggiatura normale il nostro gradino e inseriamo sempre tramite la libreria EngineWorks l'altro collegamento, quindi l'altra vite inox. Col tasto Tab invertiamo la selezione e in questo caso, essendo lo spessore di 10 mm, sarà sufficiente una lunghezza di 12 mm. Ok. Bene, a questo punto possiamo completare la prima parte della costruzione della nostra scala utilizzando la funzione di ripetizione del componente, ma guidato da una feature. E in questo caso i componenti da ripetere sono banalmente il supporto, il gradino, la barra e le due viti, mentre la funzione di guida sarà quella che abbiamo costruito all'interno del fascione.
e quindi otteniamo sostanzialmente la ripetizione dei componenti in modo corretto, perché alla fine la scala è comunque una costruzione assemblata, non è una costruzione all'interno di una parte, quindi anche per tutta la gestione con SolidWorks sarà più opportuno che questo oggetto sia un oggetto effettivamente in assieme. Inseriamo l'ultimo componente, che è la nostra balaustra, e assegniamo banalmente dei vincoli che sono di coincidenza con il fascione per quanto riguarda la sezione di estremità, e successivamente imponiamo la tangenza con la faccia esterna della nostra balaustra con la faccia interna della nostra barra. A questo punto è necessario semplicemente spostarlo e poi eventualmente ripetere l'operazione di foratura anche in questo caso per avere un fissaggio con le viti. Bene, questa prima parte della costruzione della scala elica è terminata. Nella seconda, che verrà prossimamente, vi mostrerò quali sono tutte le criticità di questo schema e come eventualmente migliorare il controllo e la gestione della posizione degli scalini. Per ora è tutto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. A presto!